Chi visita Roma resta sbalordito dal fascino della città eterna, dall'imponenza del Colosseo, dai suoi monumenti che riportano ad un'epoca lontana e dalla buonissima cucina tipica. Tra carbonara, matriciana, pizza e mortazze e maritozzi c'è solo l'imbarazzo della scelta e si potrebbe passare tutta la giornata mangiando qualcosa. Oggi però vi voglio parlare di un altro classico della cucina romana, uno street food che arriva dai tempi antichi, ma ha resistito fino ai giorni nostri ed è diventato un vero e proprio vanto, il supplì al telefono. Se non l'avete mai assaggiato o non ne avete mai sentito parlare, accomodatevi perché adesso lo prepariamo insieme. Per preparare i supplì al telefono, ammollo i funghi secchi con un po' di acqua tiepida. Li ricopro completamente e li faccio ammorbidire. Li lascio così per una ventina di minuti. In un tegame piuttosto capiente, basso e largo, metto il burro. Aggiungo anche un filo d'olio extravergine d'oliva e unisco le cipolle. Le lascio appassire a fuoco molto basso per circa un quarto d'ora, mescolando di tanto in tanto. Trito i fegatini. Noi oggi stiamo preparando la versione classica del supplì che prevede questo ragù realizzato anche con i fegatini di pollo, le rigaglie come si chiamano a Roma, ma se volete ottenere un supplì più delicato potete ometterli o usare solo un ragù classico. I funghi sono belli morbidi, li scolo e tengo l'acqua perché sarà molto saporita per la cottura del riso. Strizziamoli molto bene e poi tritiamoli. Aggiungo al soffritto carne trita e fegatini, alzo la fiamma e li faccio rosolare per almeno 5 minuti. Ed è il momento dei fegatini. Aggiungo i funghi. Li faccio rosolare un paio di minuti. Sfumo con il vino bianco. Il vino è completamente evaporato, è il momento di aggiungere la passata. Aggiungo un po' di sale. Abbasso la fiamma, deve essere un fuoco molto dolce e lascio cuocere così per una ventina di minuti. Ogni tanto ricordiamoci di mescolare. Il ripieno del supplì è formato da una filante mozzarella, quindi dobbiamo tagliarla a bastoncino. Io utilizzo un bastoncino lungo più o meno 7 cm e largo 1-2 cm. Quindi da una mozzarella cominciamo a tagliare lo spessore e poi magari, ecco, ricaviamo un simil bastoncino come questo. Metto la mozzarella in un colino sospeso in una ciotola perché voglio fare perdere alla mozzarella tutta l'acqua di governo, perché in frittura potrebbe darci dei problemi. La metto in frigorifero finché il supplì non sarà da riempire. Aggiungo il riso. Mescolo bene e lo porto a cottura alternando l'aggiunta del brodo di carne e dell'acqua dei funghi. Il riso che io ho scelto è un arborio super fino, quindi ci vorranno circa 16 minuti di cottura. Il riso è cotto, spento il fuoco, aggiungo il burro per mantecare e lo faccio sciogliere. Come vedete il riso è molto asciutto e come ultima cosa aggiungo il formaggio grattugiato. Mescolo e il composto è pronto. Verso il riso dentro ad una teglia. Lo spargo per bene in modo che si raffredderà più velocemente.
Lo rivesto con la pellicola per non farlo seccare in superficie e lo lascio raffreddare completamente. Elimino la pellicola ora che il riso è freddo e prendo circa 100-110 g di composto che mi servirà per formare il mio primo supplì. Appiattisco il composto sul palmo della mano, metto al centro la mozzarella e richiudo il tutto. Primo supplì pronto, ma ancora andrà impanato. Sembra che il primo supplì della storia sia stato cucinato nel lontano 1874 presso la trattoria della Lepre, luogo all'epoca molto famoso e frequentato persino da artisti di alto livello come James Joyce e Melville. Adesso rimboccatevi le maniche e partiamo con l'impanatura. Rompo le uova in una ciotola. Ho sbattuto bene le uova per romperle e come potete vedere ho qui della farina, le uova e il pangrattato, tutti elementi che mi serviranno per la mia impanatura. Comincio con il primo supplì e poi comincio a passarlo nella farina. Fate attenzione che ne sia completamente rivestito. Lo passo nell'uovo e poi lo mettiamo nel pangrattato. Ed ecco terminata la panatura del primo supplì. Adesso continuo con tutti gli altri. Spesso può capitare di sentir chiamare i supplì al telefono. Questo nome deriva dal fatto che per mangiarlo caldo, come tradizione, va aperto in due e la mozzarella filante crea un filo tra le due metà, facendolo sembrare appunto un telefono. È il momento della frittura. Qui ho dell'olio di arachide a 175 gradi, prendo 2 o 3 supplì, non di più perché sono molto grandi, e li immergo. Per ottenere l'effetto scenografico del telefono bisogna fare molta attenzione alla cottura e alla temperatura dell'olio che, come vi ho detto, deve essere a 175 gradi e non superarla. Quindi attenzione a cotture troppo prolungate che gli danno un aspetto scuro e un retrogusto di bruciato. Viceversa, se viene lasciato friggere nell'olio per troppo poco tempo si ottiene un supplì senza l'effetto sorpresa, cioè senza mozzarella filante. Ed ecco i miei stupendi supplì. Vediamo se ci sarà l'effetto telefono. Direi proprio di sì. Ed eccolo qua.